Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Martedì 28 gennaio 2025 e siamo sempre qui su Radio Rossonera con obbligo di riscatto. Un caloroso saluto da parte di Enrico Boiani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Milanello con il direttore Simone Cristao. Ciao Simo. Grazie Henry per il caloroso saluto, perché servirebbe un caloroso saluto qua a Milanello. Buongiorno a tutti. Flexi che ti piace l'inverno, moti bene. Freddo, mi dispiace, è così, purtroppo è così. Io saluto freddo e umido. Cosa? Freddo e umido, niente. Benissimo, bello, belle condizioni devo dire. Saluto come sempre tutti i nostri iscritti al canale, abbiamo superato i 45.000 ma non vogliamo fermarci, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, basta cliccare il bottone iscriviti per essere iscritti e appunto ricevere tutte le notifiche dei nostri contenuti attraverso la campanella, quindi dirette, shorts, video, insomma attivate la campanella, mettete like, cliccate il tasto del mi piace, fatelo in tanti in questo video. Vorrei arrivare ogni tanto a 1000, 1500, non lo so, sarebbe bello arrivare a un numero alto di like, quindi mettete like e abbonatevi. 0,99. La nostra famiglia di diavoletti sta crescendo sempre di più, se volete farne parte 0,99 al mese, potete anche rinnovarlo, vi voglio bene, come dico sempre. Direttore, partiamo? Sì, partiamo, dai. Perché anche il Milan vuole bene probabilmente a Santiago Giménez, ma non si compra con i like, non si compra con gli abbracci, non si compra con i messaggi, si compra con i soldi, caro direttore. Sì, ma ci dobbiamo ripetere da quello che stiamo dicendo ormai da qualche giorno, senza essere né positivi né negativi, né spingendo troppo sull'acceleratore né facendo le cassandre di turno. Servono i soldi. È brutto da dire, è materialistico, è un discorso molto, tra virgolette, di basso livello. Sì, ma se vuoi un bene, passami il termine, devi spendere i soldi. Senza quello è difficile che arrivi Santiago Giménez. Se pensiamo di fare offerte creative, come spesso accade, come spesso è accaduto anche negli ultimi mercati, non arriva. Perché questo è il mercato di gennaio, questo è un attaccante, queste sono cifre di alto livello, che non sono i 16, 15, 12, che poi sistemi con 11 più 2 di bonus, più una percentuale, un like, un cuore, un abbonamento. No, cioè non funziona così. Purtroppo, purtroppo, per fortuna sua, è una punta di buon valore che va via a gennaio, nel caso, non neanche in estate, quindi il Feyenoord lo deve vendere nel pieno della stagione, e costa. Fine della questione. Sì, diamo gli aggiornamenti. Allora, intanto Matteo Moretto ieri continua a ribadire che ci sono questi contatti che proseguono, sono andati avanti anche ieri. C'è questa partita di domani del Feyenoord contro il Lille che è fondamentale per gli olandesi, quindi il Feyenoord vorrebbe aspettare e di fatto aspetterà la partita contro il Lille. C'è stato un club arabo che ci ha provato, però Giménez vorrebbe restare, giustamente direi, in Europa. E dall'Olanda, Simo, arrivano notizie al giornalista Martin Krabbendam del Voetbel International che il Milan offre 20 milioni di euro, la prima offerta insomma sarebbe di 20 milioni di euro in 4 rate, notizia che è stata poi ripresa e rilanciata anche dal Messico.
io non so come commentarla, onestamente, faccio fatica davvero a commentarla. Se dovesse essere vera, naturalmente, perché... Ma probabilmente è stato il nostro primo approccio al ragazzo, probabilmente abbiamo già fatto anche qualcosina in più prima, poi dopo, poi ne faremo sicuramente qualcosina in più dopo la partita di mercoledì di Champions League, quando il Feyenoord saprà se sarà dentro la prossima Champions e come. Sapremo tante cose probabilmente da giovedì. Quello che sappiamo fino adesso è che le offerte fatte non bastano, non basteranno mai. E ti devo dire anche un po' la verità, qui lasciatemi fare tra virgolette il tifoso, cioè, approcciarci con offerte simili o di poco superiori, perché adesso è partito anche un squallido, no, forse un po' troppo, però un mesto teatrino delle cifre. E allora sono 20 in 4 rate, no, sono 20 più 3 di bonus, no, sono 20 più 3 di bonus più il 10%, no, ma io sapevo che erano 7 i bonus, no, ma in realtà non sono 4, no, ma chi se ne frega, tanto non sono nessuna di queste nemmeno lontanamente vicine a quello che serve per vendere Gimenez, quindi è comunque sbagliato l'idea di approcciarsi a una società che mette in vendita un attaccante per una cifra che ti ha chiesto di molto superiore a quella che tu hai offerto. Cosa lo fai a fare? Tanto per sondare il terreno, ma tanto cosa serve? Basterebbe chiedere il prezzo. Onestamente questo modus di fare posso farlo passare per acquisti minori e al massimo estivi, dove c'è tanto tempo per tirare la corda. Qui non serve. Cos'è sta roba? Sì, poi ripeto, dopo la partita di Champions indubbiamente ne capiremo di più, perché poi si arriva al nocciolo, cioè è il 30 di gennaio, il giorno dopo la partita di Champions League, il mercato finisce 3 giorni dopo, quindi o 4 giorni dopo, quindi insomma bisogna correre a quel punto lì. Andiamo a leggere velocemente, Simo, anche quello che ha detto ieri Ibrahimovic sul mercato e su Gimenez, ha grande talento e potenziale, tutti sanno che è forte, se serve un centrocampista, ma no, ma chi se ne frega del centrocampo, è un reparto così marginale nel mondo del calcio. Abbiamo grandi centrocampisti, siamo forti, poi vediamo se si crea qualcosa e cosa riusciamo a fare. Sì, così, tipo le offerte pazze del 3x2 degli ultimi giorni. Sì, fuori tutto, non lo so. Ma guarda, a me sembra chiara, tra virgolette, una cosa, che il Milan, soprattutto di Redbird, e con Elliott qualcosina in più fuori dagli schemi si è tentato di fare, soprattutto all'inizio con Piontek e Paquetá, sbagliando il tipo di nomi, ma comunque l'idea di farlo c'era stata con Higuain, c'era stata con lo stesso De Ketelaere, alla fine dopo un lungo braccio di ferro. Comunque si è tentato di fare qualcosa oltre, che andasse un po' oltre. A me pare, ed è confermato anche dal fatto che stiamo aspettando il mercoledì, che il passo più lungo della gamba non lo si farà mai. Stiamo aspettando di sapere se siamo dentro agli ottavi, che magari arriva qualche soldo sicuro in più, per forse rialzare un po' l'offerta, ma sicuramente non investiremo niente che ci può rischiare di far essere in rosso tra 6 mesi, anche di pochi centesimi. Non lo faremo mai. E quindi se stiamo dentro i paletti del bilancio che rimane in verde, si possono fare le cose, altrimenti no. E questo rientra nella logica del fatto che abbiamo cercato di sparare via uno dei centrali per avere un po' di cassa. Spazio di manovra, sì. Centrali che poi hanno giocato, cioè Tomori con Sissaro subito titolare, Pavlovic ha fatto le ultime due, tra cui l'ultima da migliore in campo o quasi, insomma è una situazione un po' così e siamo limitati solo al mercato, perché poi c'è anche tutta un'altra questione relativa al campo, ai risultati, a quello che succede, ai non eventi, no? Anche recenti, e sono altre parentesi di cui poi parliamo quotidianamente, lo faremo anche oggi al talk e via dicendo. Insomma, una situazione un po' particolare, una situazione da cui potrebbe però forse uscire Luka Jovic, perché sempre Matteo scrive che nelle prossime ore, cioè ieri a questo punto, immagino oggi al limite, Luka Jovic e il suo agente si incontrano per valutare la proposta del Monza, l'attaccante non è troppo convinto della destinazione e le parti ne discuteranno nel dettaglio. Jovic, Monza, ovviamente Jovic, se dovesse davvero arrivare un attaccante in termini di liste sarebbe fuori da tutto quasi, quindi ci sta che debba ragionare su una soluzione.
Poi apriremo l'ennesima parentesi, Simo, dopo il mercato, magari o a fine stagione, non lo so, sul trattamento riservato a certi giocatori per come li hai gestiti sul mercato, cioè come hai trattato Jovic, sia in estate, ti direi, con un rinnovo pazzo sperando che arrivasse qualcuno e poi provando a venderlo negli ultimi giorni, sia adesso. Benasser, come l'hai trattato quest'estate, gli ultimi giorni di mercato, Emerson Royale, Pavlovic e ti direi anche Tomori in questa sessione qui, insomma, gestione non eccezionale, ecco, gestione non eccezionale. Parafrasiamo così, ma è un altro tema importante questo. Capisco che non abbia tutta sta voglia di andare a giocare nell'ultimo in classifica, che anche ieri ha perso. Capisco anche che star fermo 6 mesi perché rischierebbe con un'altra punta, nel caso realmente di star fermo, perché sarebbe fuori da tutto. Sarebbe da ridere poi onestamente che un giocatore che tu in estate hai riconfermato dandogli la maglia numero 9 è un ingaggio discreto. Comunque non ha giocato in Champions League, è fuori lista, in campionato quasi niente e sarebbe fuori completamente. E adesso sta cercando di dare in prestito, forse dando anche una mano al Monza in questo. Non nel senso tecnico, nel senso economico. Gestione da parte di chi probabilmente questo mestiere non lo sa fare e pensava, dandosi di gomito, di portare a casa qualche soldo perché avevamo la conferma di Jovic e potevamo magari rivenderlo in estate. Questo è il Milan di adesso, da chi viene ribattezzato il nuovo Condor, ho visto ieri. Cosa? No, niente. Sono cose che ogni tanto mi segno, ma meglio evitare. Vabbè, poi me la spieghi perché non ho ben capito. Qualcuno lo saprà. Vabbè, direttore, dai, gli ultimi 3 minuti ti tiro sul morale con un attaccante che ti piace molto, su cui il Milan è un attaccante che è tra i tuoi, proprio tra i tuoi tipi di giocatori, ovvero Lorenzo Lucca, che secondo il Marzio è nessun taccuino dei dirigenti del Milan, nel caso in cui non te ne andare, no, se n'è andato il direttore, no. Ma scusa, direttore, stesse caratteristiche di Gimenez, no? Sono così simili questi due giocatori. 10 secondi, fate parlare me prima, tra virgolette, poi parlo professionalmente. Non proprio l'attaccante che è proprio fuori completamente dalla mia idea di attaccante. So che sono gusti, a chi piace l'attaccante fisico, altro davanti, a me proprio no. Vabbè, detto questo, che non interessa niente a nessuno, vabbè, diciamo così, ci credo fin quando, se lo vedo e quando lo vedo. Per ora non ci credo nemmeno, dai. Lorenzo Lucca, dai, no. No, cioè, ma poi sono giocatori completamente diversi, Luigi Menez, io non capisco. Se si va veramente a fare i piglia mosche dei Pokémon qua, cioè no, ma allora ti dico, l'attacco ha bisogno? Assolutamente sì. Prendo nel caso un attaccante degno di tale nome, tra virgolette, chi mi fa il titolare. Se devo prendere per prendere, ma allora tanto vale che resto con Abraham e Morata. Cioè, no, esatto. Che me ne faccio? Cosa mi dà Lucca? Qualche centimetro in più? Sì, no, allora, Luca non è un giocatore tremendo, per carità, ha fatto anche i suoi gol in questi primi 6 mesi di A. È un giocatore però che per il Milan va bene come seconda, terza scelta, cioè non può essere il titolare di una squadra che ha già Abraham e Morata e cerca un giocatore in più, cioè non è possibile, ragazzi, non è possibile questa cosa. Cioè, non è, dai. Vabbè, diciamo che se mai dovesse essere confermata ne parleremo. Per ora mi sembra un po', esatto. buttata lì. Esatto. Lo spero. Bravo. Direttore, siamo praticamente arrivati in chiusura, ci fai un piccolo recap del programma di oggi a Milanello? Allora, ore 11 parte l'allenamento, solito quarto d'ora aperta alla stampa, poi insomma si chiuderà la rifinitura perché poi si parte intorno al primo pomeriggio, non di più, per andare a Zagabria dove ci sarà poi la conferenza stampa di Sergio Conceição.
In serata c'è anche l'allenamento della Dinamo Zagabria, domani come sempre ci ritroviamo per vivere tutto il resto della compagnia fino alla post partita delle 23. Vi ricordo che giovedì ci chiama Milan, quindi commenteremo con le vostre telefonate la partita. Per il resto oggi, se volete riavvolgere il nastro e vedere i Future Stars, eravamo stati un po' profetici, purtroppo la classifica si è ancora più complicata dopo la partita di ieri, ma va bene. Grazie. Grazie a te direttore, recuperate Future Stars se non l'avete visto, è uscito questa mattina, recuperate La stanza dei bottoni di ieri, anche lì se non l'avete vista, se avete skippato la parte iniziale mettete like, ve lo dico in chiusura, iscrivetevi, grazie a tutti e ci ritroviamo nel corso della giornata con tutti i nostri contenuti. Ciao!